Ciao a tutti e benvenuti su MTBT. Oggi parliamo di quale sia l'indotto economico mondiale e italiano tra bici da strada, gravel, mountain bike e mountain bike elettriche. Quindi vedremo come si distribuisce il mercato delle diverse categorie di biciclette e quali sono le principali tendenze attuali. Prima di iniziare vorrei chiedervi di iscrivervi al canale, a voi non costa nulla, mentre a noi darebbe la possibilità di portare contenuti sempre più interessanti. Partiamo dal mercato globale delle biciclette. Il ciclismo ha sempre rappresentato una parte importante dello stile di vita attivo e sostenibile, ma negli ultimi tempi non tutto sta andando come previsto. Infatti, nonostante alcune categorie di biciclette stiano resistendo meglio alla crisi, il mercato nel suo complesso sta vivendo una fase di incertezza e rallentamento. Vediamo in dettaglio come si distribuiscono le diverse categorie. Le mountain bike tradizionali costituiscono ancora una parte importante del mercato globale, con una quota che si aggira intorno al 25-30%. Tuttavia, nonostante la loro popolarità tra gli appassionati di sport all'aria aperta, anche questo segmento sta risentendo di una domanda più debole rispetto al passato. Le vendite di mountain bike stanno subendo una leggera contrazione, con i consumatori che forse preferiscono rimandare l'acquisto di nuovi modelli a causa dell'incertezza economica. All'interno della categoria delle mountain bike possiamo distinguere varie sottocategorie e anche qui ci sono differenze da considerare. Le cross country rimangono uno dei segmenti più venduti, rappresentano circa il 35-45% delle mountain bike totali. Tuttavia, con la crescita delle trail e dell'enduro, la loro fetta di mercato si è ridotta rispetto agli anni d'oro. Le trail bike invece rappresentano una quota di mercato tra il 30 e il 40% e sono probabilmente una delle categorie che stanno resistendo meglio, grazie alla loro versatilità. Le enduro, pur essendo in crescita tra gli appassionati di percorsi più tecnici, rappresentano una fetta più piccola, intorno al 20-25%. Un'altra categoria in forte crescita nonostante la crisi generale è quella delle mountain bike elettriche. Queste rappresentano il 20-25% del mercato globale e continuano a riscuotere interesse soprattutto in Europa. Le mountain bike infatti stanno conquistando un terreno grazie alla loro capacità di rendere più accessibile il ciclismo su terreni difficili come montagne e percorsi off-road. Tuttavia, anche in questo settore la crisi economica e l'aumento dei prezzi delle materie prime stanno rallentando l'espansione che si prevedeva qualche anno fa. Passando al panorama europeo, la Germania si conferma uno dei principali mercati per le biciclette elettriche, comprese le e-mountain bike. In Francia, le regioni montuose come le Alpi e i Pirenei continuano a essere luoghi ideali per la vendita delle e-mountain bike, ma anche qui il potere d'acquisto ridotto sta influenzando le vendite. Nei Paesi Bassi, paese noto per il suo amore per le biciclette, si registra un rallentamento nella crescita delle vendite di e-mountain bike, nonostante un crescente interesse per le bici elettriche in generale. La Svizzera e l'Italia, con i suoi paesaggi montuosi, rappresentano mercati dove le e-mountain bike potrebbero continuare a trovare uno spazio importante. Ma anche in questi paesi il mercato sta diventando sempre più difficile. Soprattutto in Italia, il turismo ciclistico in montagna ha risentito di un calo e questo sta influenzando negativamente le vendite delle e-mountain bike. Passiamo ora alle bici da strada. Mentre le mountain bike tradizionali avevano un 25-30% di indotto a livello globale, le e-mountain bike un 20-25%, con le bici da strada arriviamo circa al 30-35% del mercato globale. Nonostante il ciclismo su strada abbia una base di appassionati molto solida, con eventi e gare che alimentano l'interesse, le vendite non stanno crescendo come si aspettava. Questo calo è dovuto in parte alla crisi economica globale, ma anche al fatto che molti ciclisti scelgono di mantenere le loro bici attuali più a lungo invece di acquistare nuovi modelli. Infine le bici gravel stanno rappresentando una nuova tendenza, ma con una crescita più lenta di quanto previsto. Queste bici, che offrono una grande versatilità per chi ama pedalare su terreni misti, rappresentano il 10-15% del mercato globale. Tuttavia, il segmento gravel è ancora giovane e nonostante un certo interesse, anche qui la crisi sta limitando la crescita di espansione.
E ora concentriamoci sul mercato italiano delle biciclette. Anche qui la situazione riflette le difficoltà globali. In Italia le vendite di biciclette stanno subendo un calo a causa di vari fattori: l'aumento dei costi delle materie prime, l'incertezza economica e l'inflazione che sta erodendo il potere di acquisto delle famiglie. Le mountain bike tradizionali rappresentano il 20-25% del mercato tradizionale. Le e-mountain bike elettriche rappresentano il 25-30% del mercato italiano e sono una delle poche categorie che stanno ancora resistendo. Tuttavia, anche in questo segmento si nota un rallentamento della crescita, specialmente nelle regioni turistiche montane dove il calo del turismo ha avuto un impatto negativo sulle vendite. Le biciclette da strada, con il 30-35% del mercato, continuano a mantenere una presenza forte, soprattutto grazie alla lunga tradizione ciclistica italiana e alla passione per eventi storici come il Giro d'Italia. Tuttavia, la crisi sta portando molti ciclisti a rinunciare a nuovi acquisti e a utilizzare le biciclette che già possiedono. Infine, anche in Italia le bici gravel stanno risentendo della crisi, nonostante siano diventate molto popolari per la loro versatilità. La loro quota di mercato si stima tra i 10 e il 15%. Potrebbe subire un ulteriore rallentamento se le condizioni economiche non miglioreranno. In conclusione, il mercato delle biciclette, sia a livello globale che in Italia, sta attraversando un periodo difficile. Anche se alcune categorie come le e-mountain bike stanno ancora mostrando segni di resistenza, il settore nel suo complesso è in crisi. La domanda è più debole, i consumatori sono più prudenti e l'aumento dei costi sta pesando su produttori e acquirenti. Se la situazione economica dovesse migliorare, potremmo assistere a una ripresa, ma per ora il ciclismo sta cercando di superare questa fase di incertezza. E con questo è tutto. Se avete domande o volete approfondire qualche aspetto, lasciate un commento qui sotto. Ciao e alla prossima!